Buongiorno, buongiorno, con questa visione del lago vi auguro una buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Allora, ancora domande, ancora risposte. Questa mattina sono contento perché mi è arrivata la mia tazza. Vi farò un video delle mie tazze, sono contento. È vero, c'è chi si accontenta con poco e io spesso mi accontento con poco. Però era una cosa che desideravo da tempo, avere una tazza grande, una mug, come dicono gli americani, ma questa non è una mug. Quella dei miei familiari è una mug, la mia è proprio la tazza tipo da latte, così io non bevo il latte, però qualche tisana, qualche camomilla, l'orzo, io non bevo nemmeno il caffè. Quindi insomma, però mi piace quando ho qualcosa di caldo, ad avere una tazza massiccia, il massiccio, tenerla in mano, poggiare anche le labbra col bordo spesso, insomma, mi fa piacere. E quindi, però vediamo le vostre domande e le vostre risposte. Vi farò un video comunque. E alcuni di voi mi chiedono: ma dove hai preso questo, dove hai preso quello? C'è la vetrina, sempre nei link in descrizione di ogni video c'è il link alla mia vetrina di Amazon, dove magari trovate anche qualche sconto, e lì sono le cose che io ho testato e che per me funzionano. Insomma, quelle che non funzionano non le metto, ecco, così mi evito sempre di dover rispondere, mettere link eccetera, anche se i youtuber mi spiegano che bisognerebbe mettere il link di ogni prodotto che si presenta, ma io non presento nessun prodotto, ma lo prendo per me, lo utilizzo, se vedo che secondo me è un prodotto valido, allora magari dico: guardate, io ho preso questo, lo uso così, come quando cucino, io faccio così, poi ognuno fa quello che vuole. Allora, io non lavo il capo a nessuno, non do strigliate a nessuno. Come vi ho sempre detto, io sono così, vi porto la mia persona, vi porto le mie emozioni, se una cosa mi fa contento, se una cosa mi fa dispiacere, mi sembra il modo più corretto di pormi con voi, e quindi di essere trasparente anche nelle mie esternazioni. L'altra domanda: ma io, giustamente una signora mi scrive: c'è Olli? La Olli è sospettosa in queste mattine, si guarda indietro, guarda qui, guarda là. Allora, mi scrive e mi dice: ma io ti seguivo sul primo canale, mi sono iscritta anche al secondo canale e adesso vai avanti su Google Meet dove io non posso partecipare, quindi escludi chi non può partecipare a Google Meet. No, Google Meet è un ulteriore approfondimento, ma che come dire, anticipa un po' i tempi. Andiamo a vedere com'è il parco stamattina, ma in realtà sono cose che poi arriveranno anche sui canali con un po' più di tempo, con una modalità un po' diversa, perché ovviamente non essendo un mettersi in gioco direttamente, chi segue i video c'è bisogno di approcciarsi in modo un po' diverso e di permettere prima a tutti di aver capito determinate cose, come vi chiedevo nella diretta di ieri. Quindi non escludo nessuno, anzi è solo un ulteriore approfondimento, e comunque chiunque può partecipare, basta si iscrive al canale Telegram, per il semplice motivo che lì posso mettere il link. Quindi guardate che anche lì che trasparenza, non ho voluto le mail di nessuno, che dopo non si dica che raccolgo dati, che faccio spamming, che qualsiasi cosa, no? Ho fatto un canale pubblico, uno si iscrive e lì gli viene messo il link e via, e se vuole partecipa o meno, quindi non c'è nessuna esclusione, non viene chiesto nessun pagamento, grazie agli altri partecipanti che hanno
contribuito ognuno per una quota, permettendomi così di fare l'abbonamento di un anno, e questo è grazie a tutti voi. Quindi ecco che io ci tengo molto a questo fatto che siamo comunità, che ci sosteniamo a vicenda, ci aiutiamo. Mi fa molto piacere. Questo è uno dei motivi per cui non ho ancora desistito nell'andare avanti con questo tipo di lavoro, chiamiamolo così, di divulgazione. E questo è per rispondere ad alcune domande. Altra domanda: ma bisogna per forza destrutturarsi? No, non è obbligatorio destrutturarsi, è un'indicazione che do perché permette di capire un pochino meglio, di approfondire un pochino meglio alcune cose che piano piano incontreremo, che alcune le abbiamo già incontrate e altre le incontreremo. E siccome noi siamo già vincolati dal nostro pensiero terreno, umano, giustamente siamo esseri umani, come sempre, e quindi valutiamo tutto attraverso questo metro, ma è il metro sbagliato per valutare la spiritualità e la vita dopo la morte. Per cui vediamo di mettermi sempre a favore di luce. Per cui è così, Olli, c'è da fare un po' di lavoro su se stessi, ecco, per cercare di apprendere queste cose, altrimenti si rischia di cadere nell'impasse. Ho letto un'altra domanda, aspettate che mi viene in mente stamattina. È quella sull'NDE di Funari. Allora, o io mi spiego male nei video, non lo so, o non seguite i video, o tanti guardano il video così velocemente che non... Allora, tutti chiedermi, ma perché il papà chiede di indagare sul figlio quando il figlio è morto e quindi è lì con lui e potrebbe chiedere al figlio? Ma lui non chiede di indagare sul figlio per il figlio, chiede di indagare quello che succede nelle caserme, nell'esercito di allora, perché non succedono altri casi come il figlio. Quindi non chiede di indagare sul figlio per avere notizie del figlio, prima cosa. Seconda cosa, non è detto che ci si ritrovi subito nell'aldilà, cioè non è una cosa così immediata. In alcuni casi sì, in altri casi abbiamo visto anche no. Questo non vuole elevare speranza chi spera di rivedere i propri cari nell'aldilà, li rivedrete sicuramente. Non è detto che lo facciate nel primo approdo, nel primo arrivo, oppure nel primo arrivo ne vedrete alcuni, non li vedrete tutti. Cioè è come nell'Aldi qua. Se io arrivo qua in questo bellissimo posto del lago di Garda, guardate che meraviglia stamattina, la neve sui monti e il lago, certamente non sono a Milano, non sono a Roma, non sono a Firenze. Quindi se ho dei parenti, dei cari a Roma, Milano o Firenze, li vedrò poi con calma, o si sposteranno loro o mi sposterò io, ma li vedrò con calma. Allora, sono spiegazioni molto basiche queste, che lasciano un po' il tempo che trovano, però è giusto per darvi un'idea del meccanismo, che non può essere sempre quello della risposta immediata e veloce, però è giusto per avere una comprensione delle cose alle domande che mi fate. Quindi ma comunque nel caso del papà nella NDE di Funari, il caso è questo qua, cioè informarsi per impedire che
quello che è successo a suo figlio possa succedere ad altri. E questo dà anche il senso dell'amore che si comincia a provare per tutti una volta arrivati nell'aldilà. Ecco perché bisogna destrutturarsi ed ecco perché bisogna cercare di capire con mente aperta, non fermarsi sempre al dito, ma guardare la luna, cioè guardare il fatto che si vivrà, e già questo è una cosa, io penso, non di poca importanza, no? È la cosa più importante. E poi al come, vestiti, non vestiti, tutte queste cose un po' umane, terrene, lasciamole a casa, nel senso che ci frega, saremo puro spirito, saremo puro pensiero, pura anima, faremo cose meravigliose, diverse dalle cose meravigliose che possiamo fare sulla terra. Quindi è proprio un concetto diverso, ed è lì che noi dobbiamo partire. E anche il vlog di questa mattina finisce qui. Un caro saluto a tutti voi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete il like, non fate come nelle dirette che devo chiedervelo 20 volte di mettere il like. Sono cose che aiutano il canale, sono gratuite, vi impegnano un decimo di secondo. Ci vediamo a Dio piacendo nel vlog di domani. Ciao a tutti da Armando. Ciao!